Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video nel canale Segugio Offroad. Oggi sono alle prese con la Panda 169 perché voglio andare a pulire il sensore di pressione olio motore, detto anche bulbo. Nel far questo ne approfitterò per dare una pulita anche al sensore di giri, quindi il sensore di giri dell'albero motore, e anche al sensore di giri albero a camme. Ne approfitterò altresì per sostituire il corrugato aperto che contiene i cavi che vanno ai sensori pressione olio motore e al sensore di giri albero motore, che in un precedente video che vi linko qui sopra avevo notato essere completamente sbriciolato, e avevo notato anche che i cavi che vanno a questi sensori erano praticamente esposti al calore. I cavi in questione corrono lateralmente al carter della distribuzione. Vi farò vedere tutto dopo, quindi non lasciate questo video. Nel frattempo iscrivetevi al canale, lasciate un commento e un mi piace a questo video. Noi ci vediamo subito dopo la sigla. Ed eccoci qui, ho messo l'auto sulle rampe per poter lavorare meglio, dal momento che il sensore di pressione olio motore è in basso insieme al sensore di giri. Il sensore di giri dell'albracamme è questo. Ne approfitterò per dare una pulita con lo spray e una pulita anche al connettore con il detergente Contatti, sempre in spray. Il corrugato che andrò a sostituire, questo è un corrugato aperto, è quello che corre lateralmente. Infatti già vediamo i fili che sono completamente scoperti alla mercé del calore del motore. Quindi questo corre tutto qui e va ai due sensori che andremo a vedere ora. Ed eccoci sotto. Il sensore dei giri è questo qui, mentre il bulbo del sensore pressione olio è immediatamente dietro. Il bulbo è praticamente quello che si vede con il dado da 21, ve lo indico col dito, questo qui. Per quanto riguarda invece il cablaggio che voglio proteggere con un corrugato nuovo, è praticamente quello che parte da qui e va verso l'alto. Si sdoppia per andare al sensore dei giri motore e al sensore appena dietro, questo qui, sensore pressione olio. Quindi vado a rimuovere questo carter per poter lavorare meglio. Ho svitato le due viti del carterino, quindi una e due, per poter avere più spazio. Quindi ora ci possiamo andare a vedere esattamente. Qui ho la coppa che perde, quindi prossimo lavoro. Quindi vado per prima cosa a staccare il sensore di giri motore con un cacciavitino a taglio. Per togliere il connettore devo tirare questa linguetta gialla e premere il primo andato, mentre per quanto riguarda il connettore del sensore pressione olio basta semplicemente mettere a leva e tirare. Questo è il connettore. Adesso li scanso e me li porto sopra perché li voglio quindi rivestire con il corrugato. Nel frattempo posso svitare il sensore giri motore con una 10 e lo sfilo semplicemente via. Per togliere invece il sensore di pressione olio motore ci vuole una 21, ma devo mettere un contenitore perché scenderà un po' d'olio. Quando avrò svitato questo dovrò metterci un tappo, quindi metterò un pezzo di straccio o un pezzo di carta per attappare. Ho preso quindi una vaschettina, una chiave da 21 e un po' di carta perché dovrò
tappare questo buco per evitare che mi scenda il filo d'olio per terra. E metto un tappo provvisorio. Ok, ora posso passare sopra a togliere anche il sensore dell'albero a camme e a mettere il corrugato. Eccomi sopra, stacco il connettore sempre tirando la linguetta e successivamente tirando il connettore. Stacco il sensore dell'albero a camme. E porto tutto al banco. Nel frattempo ne approfitto per pulire con un detergente contatti questo connettore. Inizio a sfilare il corrugato. Devo staccare questa vite qui in maniera tale da poter far passare il cablaggio che portava sensore pressione olio e sensore giri albero motore. Slitando questa vite mi permetterà di far passare questo filo. In questa maniera posso allontanare leggermente. Conviene anche staccare questo o quantomeno allentarlo, sempre con una bussola da 10. Tolta questa vite posso far passare questa volta tutto. Ecco qui l'intero cablaggio che va ai sensori è libero e vediamo il corrugato che si sbriciola. Questo è il filo completamente nudo, pronto per spezzarsi e dare dei problemi in centralina. Io sostituirei anche questa parte iniziale, visto che comunque non mi sembra in buone condizioni, quindi con un cacciavitino vado a liberare questo corrugato. Con un cacciavitino faccio saltare queste linguette in maniera tale da potermi liberare questo tubo. La clip che contiene i due corrugati è questa qui. Praticamente facendo così scatta. Ora l'ho ribloccato di nuovo e ora lo risblocco con il cacciavite come ho fatto prima. Ora non mi resta altro che mettere il corrugato ed avvolgere questi fili. Adesso velocizzerò un po' perché si tratta semplicemente di divertirsi a far passare questi cavi all'interno del corrugato che si apre. Questi sono in buone condizioni, quindi li lascio. Ho concluso il lavoro di posizionamento del corrugato, ho messo del nastro termoresistente per tenerlo chiuso, anche se non credo si aprirà questo corrugato, però nel corso degli anni chissà. Ok, ora do una pulitina ai connettori con il detergente connettori e provvedo a infilarlo nel carter della distribuzione. Ecco qui ho sistemato il tubo, tutto perfetto, non si vede niente perché è tutto occultato all'interno del carter della distribuzione. Qui ho rifissato la fascetta
e questo è il connettore dell'albero, del sensore di giri dell'albero a camme. Ed eccoci dunque alla pulizia. Questo è il sensore di pressione dell'olio motore e qui c'è praticamente una molla e una membrana che avverte quando praticamente c'è poca pressione e fa accendere la spia. La spia si accende altresì quando questo sensore è rotto, quindi se si accende la spia o perché c'è poca pressione, quindi c'è poco olio, oppure perché non funziona la pompa dell'olio, oppure perché il sensore è andato. Quindi è importante che sia pulito. Quindi io con un classico pulitore corpo farfallato gli do una pulitina. Faccio lo stesso con i due sensori di giri albero a camme e sensore di giro dell'albero motore. Questi sono sensori magnetici che vanno a leggere sulle rispettive ruote foniche. Quindi lascio asciugare e poi rimonto tutto. Nel frattempo che i sensori si asciugano, io intanto ho riavvitato la vite che stava qui e questa che sta qui sotto, in maniera tale da poter fissare perfettamente il carter della distribuzione. Ed eccoci giunti a rimontare il sensore dell'albero a camme. Mettiamo il connettore e spingiamo la linguetta. Ora passiamo sotto a rimettere il sensore pressione dell'olio, giri motore. Tolgo il tappo e metto subito il sensore. Lo avvito con la 21, stringo senza forzare troppo, metto il suo connettore, fatto il click, quindi sta a posto. Ora do una bella pulita a quest'olio e rimonto il sensore dei giri con la sua vitina da 10 mm. Metto il suo connettore, spingo la levetta gialla ed è bloccato. Quindi ora non mi resta che rimontare queste due viti e il lavoro è pressoché concluso. Questo è un po' come è venuto il lavoro. Si vede poco perché comunque il cablaggio passa qui, è nascosto e poi risbuca sotto ai due sensori. Ed eccoci dunque cari iscritti al termine di questo video nel quale nella Panda 169 ho fatto una pulizia del sensore di pressione olio e la pulizia, anche se non è strettamente necessaria, dei sensori giri motore e albero a camme, e in più ho sostituito anche quel corrugato che corre lungo il carter della distribuzione che era praticamente distrutto e esponeva i cavi elettrici al calore del motore. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un commento e un mi piace a questo video. Quindi per oggi è tutto, un saluto e alla prossima!